Ciao ragazzi, qui è Esiaxi, benvenuti nel 23esimo episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team. Nello scorso episodio avevamo giocato il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Monaco, venendo eliminati a causa del gol subito negli ultimi secondi dei supplementari. Quindi ci eravamo concentrati sul campionato, vincendo anche il derby e contro il Napoli, e ci eravamo lasciati con questa classifica che ci vede in quinta posizione a soli 2 punti dal terzo e quarto posto. In questo episodio finiremo la stagione giocando le ultime 6 partite di campionato, iniziando con la Cremonese per poi concludere aprile con la partita contro il Bologna. Le ultime 4 di maggio ci vedranno impegnati contro squadre relativamente semplici, se escludiamo la Fiorentina, che è una delle squadre con cui andiamo maggiormente in difficoltà solitamente. Non perdiamo ulteriore tempo e cominciamo. Siamo ospiti della Cremonese. La squadra che abbiamo di fronte non sembra ovviamente al nostro livello, quindi abbiamo il dovere di vincere questa partita. Loro inoltre stanno affrontando un periodo difficile, con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate, e per quanto si affidino a tiki-taka e pressing aggressivo, non credo sia la tattica giusta per la rosa a disposizione. Per vincere questa partita ci affidiamo a 9 titolari su 11, con solo Silvestri in porta e Machino punta come novità di formazione. Direi che ci siamo, andiamoci a prendere i 3 punti. Può dare un grande contributo oggi. Ha annunciato che lascerà il calcio a fine stagione, oggi intanto gioca da titolare. Il consiglio è il solito, non cambiate canale, rimanete con noi. I padroni di casa danno il via alla partita che per i primi minuti è molto bloccata. L'unica azione relativamente pericolosa che riusciamo ad imbastire è questa di Soriano, ma senza ovviamente potenza. Diversi minuti dopo ci prova la Cremonese, cross al centro e tira al volo al limite di Okereke, che, fuori equilibrio, non c'entra allo specchio. Negli ultimi minuti del primo tempo, un tiro al volo sbagliato serve involontariamente Okereke al centro dell'area. La punta però spreca tutto, indirizzando malissimo. E la prima frazione si conclude sullo 0-0. Va bene che non sono in forma, ma se non ci svegliamo rischiamo di buttare via la partita. Il secondo tempo è di una noia mortale. Riusciamo a tenere palla perché loro difendono bassissimi, ma non riusciamo ad essere veramente pericolosi fino al minuto 84, quando Soriano ha una nuova occasione, ma il tiro a giro del trequartista si spegne sul fondo. 4 minuti più tardi la Cremonese rischia nella costruzione da dietro. Tutino ruba il pallone, ma Furignati è bravo a chiudere lo specchio in uscita. L'azione prosegue e troviamo nuovamente spazio. 1-2 tra Santoro e Soriano, che libera il centrocampista davanti al portiere. Piattone aperto e palla all'angolino. Santoro continua ad essere l'eroe di questa squadra, un gol che vale 3 punti pesantissimi. Infatti, sul calcio d'inizio l'arbitro manda tutti sotto la doccia. È stato complicato, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa il bottino pieno. Speriamo serva da iniezione di fiducia per la partita contro il Bologna. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra. Ci voleva tutta la sua grinta e la sua determinazione per portare a casa una vittoria quando il pareggio sembrava già scritto. Una settimana dopo i rossoblù arrivano al Ferraris, pronti a dare battaglia. Non vedo grossissime novità nella rosa del Bologna rispetto all'ultima volta. Forse l'unica novità è in porta, dove è arrivato Livakovic, che, non lo nego, è un ottimo portiere. Ovviamente, come ogni squadra che affrontiamo ultimamente, anche il Bologna si affida a tiki-taka e pressing aggressivo. A centrocampo la diga composta da Ferguson e Onana potrebbe essere difficile da superare, mentre davanti, più che Andoie, io farei attenzione a Bernardeschi, che in ogni partita ci mette in grossa difficoltà. Per questo match non cambiamo nulla, finalmente abbiamo la possibilità di avere tutti ben riposati, quindi per lo sprint finale è inutile fare tanti cambiamenti. I 3 punti sono l'unica cosa che conta al momento. Entrambe le tifoserie tengono in maniera particolare a questo match, gara da giocare col cuore e con la testa. Mancano pochi minuti al calcio d'inizio, Sampdoria che affronta il Bologna. Stavolta siamo noi a dare il calcio d'inizio, ma dopo appena 6 minuti la Fonte è subito costretta al primo intervento per salvare la sua porta. 5 minuti più tardi si deve superare in uscita per evitare a Bernardeschi di segnare il gol del vantaggio per i suoi. La partita poi ha offerto poco fino al 41esimo, quando Dalling è arrivato al tiro da dentro l'area senza però centrare la porta. La prima frazione si è conclusa a reti inviolate, ma i rossoblù ci hanno messo in grossa difficoltà col pressing. Dobbiamo riuscire a prendere le misure per evitare di subire così tanto. La seconda frazione si apre con un'occasione gigantesca per noi. Mitrovic controlla e protegge la palla prima di servire Golovin. Il russo non ci pensa 2 volte e lascia partire un missile imparabile per Livakovic, portandoci in vantaggio per la gioia dei nostri tifosi. 10 minuti più tardi abbiamo la chance per il raddoppio. Tutino infatti resiste al fallo, prova a girarsi sul destro e tira, ma il pallone sfiora il palo ed esce. Ed è anche l'ultima occasione della partita. Dopo un minuto di recupero l'arbitro fischia 3 volte e noi torniamo a casa con altri 3 punti d'oro. Se nel primo tempo abbiamo sofferto, nel secondo abbiamo giocato decisamente meglio, contenendo perfettamente gli avversari e meritando quindi la vittoria. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto.
La settimana successiva ci attende il Sassuolo, la squadra che faceva tremare tutti e che lottava per le posizioni europee è un vago ricordo, per quanto è incredibile che siano riusciti a tenere rosa sia Berardi che Lorientè. Ovviamente solo loro due non bastano e i neroverdi sono in lotta per non retrocedere. Il loro stile è molto standard secondo questa schermata, mentre in difesa, al contrario della cremonese, pare che si affidino al blocco basso per ostruire gli spazi ed evitare le azioni avversarie in velocità. Proprio per questo in attacco ci affidiamo a Tutino, che ci dà più imprevedibilità e movimento rispetto a Mitrovic. Le altre due novità sono Nciama a centrocampo e Giordano come terzino sinistro, con Pereira e Tsimikas leggermente affaticati, che partiranno dalla panchina. È il giorno della resa dei conti, sono state dette mille cose in questa partita, fiumi di inchiostro, collegamenti televisivi, conferenze stampa, dichiarazioni, i protagonisti ci hanno messo del loro, ma adesso conta zero, adesso conta soltanto il campo. Tutino fa partire il gioco e siamo noi, dopo appena 2 minuti, ad avere una buona occasione. Il tiro di Golovin però non è abbastanza angolato ed il portiere riesce ad intervenire. Non può nulla al 23esimo sul tiro al volo da pochi passi sempre del trequartista russo, che ci porta in vantaggio fin dal primo tempo. Gasati dal gol abbiamo continuato a spingere, arrivando al tiro con Cham, che però è finito alto sopra la traversa, mentre pochi minuti dopo è stato il palo a negare a Golovin la doppietta personale, vanificando anche un buon contropiede. Siamo quindi andati a riposo in vantaggio di una rete, un buon risultato da difendere nei restanti 45 minuti di partita. Ad inizio ripresa Golovin ha visto Soriano tutto solo al centro dell'area, controlla il tiro di Mancino che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Ora siamo decisamente più tranquilli. Qualche minuto dopo è arrivato il primo tiro del Sassuolo, ma Pinamonti da fuori non è riuscito ad inquadrare la porta e la Font ha accompagnato il pallone fuori con lo sguardo. Ripartito il gioco siamo riusciti a servire Tutino al limite. L'attaccante ha superato il difensore con una finta prima di battere il portiere incrociando sul secondo palo. In totale fiducia abbiamo sfiorato il 4-0 con Machino, che ha costretto Drongoschi ad un grande intervento. E sul capovolgimento di fronte è arrivato il gol dei padroni di casa, con Pinamonti che questa volta ha centrato lo specchio ed ha battuto la Font con un gran tiro. Nei restanti 15 minuti ci siamo limitati a controllare la partita fino al fischio finale, arrivato dopo 2 minuti abbondanti di recupero. Sono 9 punti in 3 partite e sono veramente curioso di vedere la classifica aggiornata. Forse potevano farne addirittura qualcun altro, resta comunque una buona prova. A 3 partite dal termine siamo in quarta posizione. Abbiamo superato l'Atalanta che adesso è dietro di noi di 3 punti, mentre davanti abbiamo ancora il Napoli, anche se in effetti è a pari punti. Sarà fondamentale continuare a vincere perché non credo che possiamo permetterci nessun passo falso. E la partita col Como è fondamentale in questo senso. Direi artistica la scelta di far giocare Cutrone trequartista, anche se non c'è da fidarsi di queste schermate. Tuttavia la squadra dovrebbe essere sempre la stessa che abbiamo visto pochi episodi fa, così come la tattica che si basa sul gioco sulle ali per sfruttare Fadere e Strefezza veloci ed abili nel dribbling. La squadra scelta per questa partita non vede grosse novità. Al centro della difesa prende posto Ngoi che concede a Mallica un po' di riposo, mentre a destra si adatta Giordano con De Paoli in panchina. Credo che tutti gli altri titolari siano sufficienti a battere il Como, o almeno una squadra che punta alla Champions non dovrebbe avere difficoltà in tal senso. Si è detto e scritto molto alla vigilia su questa sfida, ci siamo, nei prossimi 90 minuti sapremo tutta la verità su questo match. Col passaggio all'indietro di Mitrovic inizia il match ed è proprio il serbo ad avere la prima occasione al 18esimo. Purtroppo però il tiro a giro prende in pieno il portiere in uscita. Al minuto 34 ci prova Strefezza con una trivela lenta ed imprecisa che sembrava più un passaggio sbagliato. Ripartiti all'attacco siamo riusciti a servire Mitrovic al limite. La punta ha lavorato bene il pallone prima di servire Soriano, che ancora una volta è andato in rete con una fucilata di Mancino da pochi passi, portandoci avanti nel punteggio per poi festeggiare con tutti i compagni sotto la curva. A pochi minuti dalla fine del primo tempo ci ha provato Belotti dal limite. Il tiro ha superato la Font ma è stato sputato fuori dal palo prima di essere allontanato dal difensore e quindi con un po' di fortuna siamo riusciti a chiudere la prima frazione in vantaggio. Ora dobbiamo solo evitare le disattenzioni e possibilmente chiuderla il prima possibile perché il Como è pericoloso e si vede da subito. Belotti riceve dentro l'area e scocca il tiro che per fortuna rimane centrale consentendo alla Font di intervenire. La stessa sorte è toccata al tiro di Mitrovic arrivato poco dopo, troppo sul portiere per pensare di riuscire a segnare. Una decina di minuti dopo ci ha provato il gallo Belotti ma stavolta il tiro dal limite è stato davvero pessimo e si è spento sul fondo. Ho deciso quindi di abbassare la linea difensiva del ritmo e non abbiamo più rischiato fino alla fine della partita. Non è stato un match spettacolare, ma ormai non c'è da fare gli schizzinosi. L'importante è aver vinto. Lo sappiamo, e se non mantieni alta la concentrazione fino al 90esimo la vai a perdere. Perché ora al Ferraris arriva la Viola. Come sempre sono super offensivi, con Nico Gonzalez e Sottil come esterni a tutta fascia, mentre la fase difensiva è affidata ai 2 mediani e ai 3 centrali. Una sorta di 5-0-5 senza centrocampo vero e proprio. Simeone lì davanti è stato incredibile nella partita precedente contro di noi, mettendoci sempre in seria difficoltà. Per evitare di perdere nuovamente 3-0 contro la Fiorentina, questa volta non cambiamo davvero nulla e ci schieriamo con tutti e 11 i nostri titolari. Questa partita è doppiamente importante. Se riusciremo a vendicarci, potremo davvero iniziare a pensare alla Champions.
Siamo nell'immediato prepartita di questa sfida che promette di regalare veramente grande spettacolo, e se non volete perdere nemmeno un istante, ovviamente, rimanete con noi. È ancora Mitrovic a dare il calcio d'inizio, ma stavolta sono gli avversari ad avere la prima occasione, sprecata malamente dai Koné che, tutto da solo, ha centrato in pieno la fonte. Abbiamo quindi provato a rispondere immediatamente con il solito ottimo lavoro di Mitrovic, che ha liberato Soriano tutto solo davanti al portiere. Stavolta però il destro dello spagnolo è finito fuori. Solo 3 minuti più tardi si è ripetuta la stessa azione e questa volta il tiro del nostro trequartista è stato ben neutralizzato da Castells. Al 34esimo allora ci ha provato Mitrovic, ma il tiro, per quanto ben indirizzato, è stato facilmente parato dal portiere, che si è rifugiato in angolo. Ed ovviamente era scontato che arrivasse la beffa dopo tante occasioni sprecate. Tiro timido di Simeone da fuori, che ha trovato la fonte addormentato. Se guardate bene dall'inquadratura da dietro potete notare che il tuffo è praticamente inesistente, come se proprio non se l'aspettasse. Abbiamo provato a reagire, ma il tiro di Mitrovic negli ultimi istanti del primo tempo non ha impensierito più di tanto l'estremo difensore della Viola, che ha quindi concluso la prima frazione in vantaggio. Dopo appena 2 minuti dall'inizio del secondo tempo ci ha provato da lontano Simeone, impegnando ancora la fonte, che si è visto costretto ad alzare la palla sopra la traversa. 10 minuti più tardi abbiamo avuto una grossa occasione. Mitrovic ha provato nuovamente a segnare il gol del pareggio, senza successo. Sulla deviazione è arrivato Soriano, che ha alzato il pallone per Pereira, ma il colpo di testa si è infranto sulla traversa, spezzando i nostri sogni di riportare il match in parità. La partita sembra stregata, Stein prova, ma il tiro è rimpallato. La palla arriva a Soriano, che ha tutta la porta a disposizione, ma non c'entra lo specchio col tiro d'interno. A pochi minuti dal termine, Machino, liberato da solo davanti al portiere, spreca tutto tirandoli addosso, ed alla fine arriva il triplice fischio che ci condanna ad uscire sconfitti da questa partita, che ci ha visti sprecare tantissimo ed essere anche abbastanza sfortunati. Ovviamente fare punti oggi avrebbe dato morale e fiducia per lavorare meglio. Siamo quindi arrivati alla fine del campionato, l'ultima trasferta stagionale è al Via del Mare. Il Lecce ha venduto Angeligno ed ora gioca nuovamente con Gallo a sinistra. In attacco si affidano a Vermont, che non conosco, ma se non viene menzionato tra i giocatori offensivi chiave, direi che non è poi così forte. I giallorossi credo che ormai siano spacciati, visto che occupano la 19ª posizione, quindi per noi è imperativo vincere, a maggior ragione visto lo stato di forma dei nostri avversari. Per cercare i 3 punti ci affidiamo ai titolari, l'unica scelta differente è Tutino come punta centrale, per lo stesso motivo dell'ultima volta. In caso di difese chiuse e schierate, preferisco gente di movimento davanti. Atmosfera fantastica, elettrica, importanza pazzesca, tutte e due vogliono far bene. I padroni di casa danno il via alle danze ed è proprio Tutino a provare il primo tiro della partita, che finisce alto sopra la traversa, ma è comunque un buon segnale. Reagisce Lecce, che sfrutta la confusione dentro l'area per tirare con banda. Per fortuna la Font stavolta è sveglio e ci mette la mano. Il primo tempo ha offerto queste 2 sole occasioni e si è concluso a reti bianche. Dobbiamo cercare di aumentare il ritmo per mettere in difficoltà questo Lecce. La prima occasione del secondo tempo è nostra. Golovin, mezzo infortunato, arriva al tiro dentro l'area, ma Ricci si oppone deviando in angolo. Abbiamo una nuova occasione dallo stesso punto con Soriano, che ci prova ad esterna, senza centrare lo specchio della porta. La partita sembra ormai portare al pareggio, ma Stein ha idee differenti. Riceve il passaggio di Mitrovic e scatta dentro l'area, resistendo anche al contatto col difensore prima di sparare una fucilata che supera il portiere in uscita. È un gol fondamentale perché pochi minuti più tardi arriva il triplice fischio che decreta la nostra vittoria. Ora non resta che andare a vedere la classifica finale di questa Serie A. Il successo che ripaga gli sforzi, si sono presi i 3 punti quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il pari. E purtroppo, come immaginavo, la sconfitta con la Fiorentina si è rivelata fatale per le nostre speranze di centrare una qualificazione in Champions League. L'Atalanta si riporta a pari punti e grazie alle 2 vittorie negli scontri diretti finisce la stagione davanti a noi, relegandoci a giocare nuovamente all'Europa League. Siamo stati sfortunati, ma in questa stagione abbiamo vinto pochissimi scontri diretti ed alla fine direi che il nostro piazzamento è più che giusto e meritato. Prima di lasciarci guardiamo le statistiche di alcuni dei protagonisti di questa stagione. Tutino conclude l'anno con 39 presenze condite da 16 reti e 10 assist. Un contributo niente male alla squadra. Anche Mitrovic fa molto bene, 14 reti segnate e 8 assist per i compagni, con una media che sfiora il 7,5. Stein, giocando spesso da centrocampista e per solamente metà stagione con noi, chiude comunque quasi in doppia cifra per gol segnati. Fa molto bene anche Golovin, che come tutti gli altri ha un'ottima media voto, ben oltre il 7, 8 gol in stagione e anche 4 assist per i compagni. Soriano gioca meno bene rispetto agli altri, ma 5 reti e soprattutto 8 assist direi che non sono per niente male. Possiamo sicuramente fare affidamento su di lui. Chiudiamo con la Font. Ci ha salvato in tantissime occasioni e se ignoriamo volutamente quell'errore fatale contro la Viola, allora non possiamo che ringraziarlo, viste le 23 partite con la porta inviolata. Ma per oggi è tutto. Con questi 81 milioni ricavati dalla quinta posizione in classifica io vi saluto. Se il video vi è piaciuto e volete sostenere la squadra, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video.